Basta essere invisibili, basta essere ignorati, basta dare tutto e ricevere briciole. Se sei stufo di essere trattato come se non esistessi, questo video cambierà la tua vita per sempre. Sto per rivelarti 7 azioni silenziose così devastanti che trasformeranno ogni persona intorno a te in qualcuno che ti rispetta, ti ammira e non può fare a meno di notarti. Marco Aurelio diceva: molto poco è necessario per rendere felice una vita saggia. Oggi diventerai quella persona saggia che comanda rispetto senza mai dover chiedere. Basta con le scuse che ti distruggono. Quante volte oggi ti sei scusato per aver parlato in riunione, per aver espresso un'opinione, per aver semplicemente occupato spazio? Basta! Seneca ci insegnava che ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio. Oggi finisce la tua era delle scuse inutili. Ti hanno programmato a scusarti per esistere, a rimpicciolirti, a renderti insignificante. Ma dimmi una cosa, ti scuseresti mai per respirare? Allora perché ti scusi per vivere? Ogni volta che chiedi scusa senza aver fatto nulla di male, stai dicendo al mondo: non merito di essere qui. E il mondo ti crederà sulla parola. La società moderna ha creato una generazione di persone che si scusano per tutto. Ti scusi quando entri in un ascensore e c'è già qualcuno. Ti scusi quando il cameriere sbaglia il tuo ordine. Ti scusi quando qualcuno ti urta per strada. Ma ecco cosa succede realmente nel tuo cervello. Ogni scusa inutile rinforza un circuito neurale che ti dice che la tua presenza è un problema. Stai letteralmente allenando il tuo cervello a credere che tu sia un peso per il mondo. L'uomo che non si scusa per la propria autenticità diventa magnetico, non perché sia arrogante, ma perché ha compreso una verità fondamentale: il suo valore non è negoziabile. Pensa ai leader che ammiri, pensa alle persone che rispetti davvero. Quante volte li hai sentiti scusarsi per aver espresso le loro idee, per aver preso una decisione difficile, per aver occupato il loro spazio nel mondo? Zero. Quando smetti di scusarti per chi sei, le persone iniziano a notarti. Ti vedono come qualcuno che sa il proprio valore, qualcuno che non ha bisogno di permessi per esistere. C'è una differenza enorme tra l'umiltà e l'autosabotaggio. L'umiltà è riconoscere i tuoi errori e correggerli. L'autosabotaggio è scusarti per esistere. Ma attenzione, non sto dicendo di non chiedere mai scusa. Quando ferisci qualcuno, quando sbagli davvero, le scuse sono un atto di coraggio. Ma scusarsi per essere umani, per avere bisogni, per volere rispetto, questo è tradimento verso se stessi. Marco Aurelio scriveva: tu hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. La forza inizia nel momento in cui smetti di scusarti per chi sei. Ecco la verità brutale. Le persone trattano gli altri esattamente come quelli permettono di essere trattati. Se tu per primo non rispetti il tuo valore, perché dovrebbero farlo gli altri? Inizia oggi stesso con questo esercizio. Per una settimana intera, prima di dire scusa, fermati e chiediti: ho davvero fatto qualcosa di sbagliato? Se la risposta è no, sostituisci scusa con grazie. Invece di scusa per il ritardo, di grazie per aver aspettato. Invece di scusa se ti disturbo, di grazie per il tuo tempo. Questo semplice cambio riprogramma il tuo cervello dal deficit al valore. Dopo 7 giorni noterai che le persone ti trattano diversamente. Più rispetto, più attenzione, più considerazione, perché finalmente stai comunicando che hai valore. L'arte di andarsene da vincitore. C'è un'arte perduta nel nostro tempo: saper andarsene con classe. Viviamo in un mondo che ci dice di lottare sempre, di non mollare mai. Ma a volte la mossa più coraggiosa è voltare le spalle e camminare via. Non sto parlando di fuga, sto parlando di dignità pura. Epitteto insegnava: ricorda che non sei un attore in una commedia scritta da qualcun altro. Tu scegli in quale storia recitare, ma la maggior parte delle persone non sa andarsene. Rimangono in lavori che li uccidono lentamente, restano in relazioni che li prosciugano, sopportano situazioni tossiche per anni, decenni, intere vite. Perché? Paura. Paura dell'ignoto, paura del giudizio degli altri,
paura di ammettere che hanno sbagliato, ma soprattutto paura di credere di meritare di meglio. Quando riconosci che un lavoro ti sta distruggendo, che una relazione ti sta prosciugando, che una situazione ti sta togliendo la pace e te ne vai senza drammi, senza scene, senza vendette, stai mandando un messaggio potentissimo. Il mio valore è troppo alto per questo. Andarsene con dignità significa non bruciare ponti per il gusto di farlo. Significa non dover spiegare le tue scelte a chi non le merita. Significa riconoscere che il tuo tempo, la tua energia, la tua pace mentale sono sacri. C'è una differenza fondamentale tra chi se ne va da perdente e chi se ne va da vincitore. Il perdente se ne va pieno di rabbia, bruciando tutto dietro di sé, parlando male di quello che lascia. Il vincitore se ne va in silenzio, con gratitudine per quello che ha imparato, pronto per il prossimo livello. Le persone ricordano non come arrivi, ma come te ne vai. Quando parti da vincitore, lasci la porta aperta, lasci rispetto, lasci la sensazione che abbiano perso qualcosa di prezioso. Ho visto persone che hanno trasformato un licenziamento in un'opportunità d'oro semplicemente per il modo in cui se ne sono andati. Ho visto relazioni finite che sono diventate amicizie profonde perché qualcuno ha saputo chiudere con classe. Le persone rispettano chi sa quando è il momento di andarsene, perché capiscono di avere davanti qualcuno che non si accontenta, qualcuno che sa cosa merita. Non è debolezza, è saggezza antica, è la forza di chi ha capito che trattenere ciò che non ti serve è il modo più veloce per perdere ciò che ti appartiene davvero. Seneca diceva: non è la morte che dovrebbe spaventare un uomo, ma non iniziare mai a vivere. A volte, per iniziare a vivere davvero, devi avere il coraggio di lasciare quello che ti sta uccidendo. Fai questo esercizio brutalmente onesto. Scrivi su un foglio 3 situazioni nella tua vita che ti stanno prosciugando energia. Può essere un lavoro, una relazione, un'abitudine, un ambiente. Ora, per ciascuna, scrivi qual è il prezzo che stai pagando rimanendo lì. Salute mentale, tempo, opportunità perse, crescita bloccata. Infine, scrivi cosa potresti guadagnare andando via. La maggior parte delle volte scoprirai che il prezzo del rimanere è molto più alto di quello dell'andarsene. Scegli una situazione e pianifica la tua uscita con dignità. Non bruciare ponti, non creare drammi. Semplicemente esci da vincitore. Custodisci la tua serenità come un guerriero. La tua pace mentale non è una risorsa rinnovabile. Viviamo in un'epoca di rumore costante, di drammi infiniti, di persone che vogliono scaricare su di te le loro ansie, le loro paure, i loro problemi irrisolti. Ma tu non sei la pattumiera emotiva di nessuno. Marco Aurelio, imperatore del mondo conosciuto, scriveva nei suoi diari: confina te stesso al presente, non al caos degli altri, non ai loro drammi, non alle loro urgenze fasulle. La pace mentale è sotto attacco costante. I social media ti bombardano con notizie negative. I colleghi ti trascinano nei loro drammi da ufficio. Gli amici ti chiamano per scaricare i loro problemi senza mai chiederti come stai. E tu ascolti tutto, assorbi tutto, ti carichi di tutto, finché un giorno ti svegli e realizzi che hai perso te stesso nel rumore degli altri. Proteggere la tua pace significa dire no a conversazioni tossiche, significa non rispondere a ogni provocazione, significa scegliere il silenzio quando sai che le parole alimenterebbero solo il fuoco, ma va molto più in profondità. Proteggere la tua pace significa creare confini invisibili ma indistruttibili intorno alla tua energia mentale. Pensa alla tua mente come a una casa. Chi lasci entrare? Chi ha le chiavi? Chi può bussare alla tua porta a qualsiasi ora e tu apri sempre? La maggior parte delle persone tiene la porta spalancata. Chiunque può entrare, rovesciare i mobili, sporcare il pavimento e andarsene lasciandoti a pulire il disastro. Le persone sagge hanno un sistema di sicurezza. Non tutti possono accedere al loro spazio mentale. Non tutti meritano la loro energia emotiva. La gente ti testa continuamente. Vuole vedere se riusciranno a trascinarti nel loro livello, a farti perdere la calma, a rubarti l'energia. Quando mantieni la pace in mezzo al caos, diventi una forza della natura. Le persone iniziano a gravitare attorno a te non per crearti problemi,
ma per trovare quella stabilità che non riescono a creare in se stesse. Seneca diceva: niente può farti del male senza il tuo permesso. La tua pace è tua. Proteggila ferocemente. Ecco la verità che nessuno ti dice. La pace non è assenza di problemi. La pace è la presenza di una forza interiore così solida che i problemi esterni non riescono a scalfirla. Quando proteggi la tua pace, non stai scappando dal mondo. Stai creando un centro di calma da cui affrontare il mondo con maggiore saggezza e forza. Implementa la regola delle 24 ore. Quando qualcuno ti racconta un dramma, un pettegolezzo o cerca di trascinarti in una discussione tossica, di «ci penso e ti faccio sapere domani». Questo ti dà tempo per valutare se vale davvero la pena investire la tua energia mentale in quella situazione. Inoltre, crea 3 zone sacre nella tua giornata: 30 minuti al mattino, 30 minuti a pranzo e 30 minuti prima di dormire, dove nessuno può disturbarti. Niente telefono, niente social, niente drammi, solo tu e la tua pace. Difendi queste zone come un guerriero difende il suo territorio. Lascia che le tue azioni urlino la verità. In un mondo pieno di chiacchiere, chi agisce in silenzio diventa leggenda. Tutti parlano, tutti promettono, tutti hanno grandi piani, ma quanti mantengono davvero? Le tue azioni sono l'unica traduzione onesta di chi sei davvero. Epitteto lo diceva chiaramente: non spiegare la tua filosofia, incarnala. Viviamo nell'era dei social media, dove tutti raccontano quello che stanno per fare. Inizierò la dieta lunedì, quest'anno cambierò lavoro, smetterò di procrastinare, inizierò ad allenarmi, ma lunedì arriva e la dieta viene rimandata. L'anno finisce e il lavoro è sempre lo stesso. La procrastinazione continua. La palestra rimane un sogno. Le parole senza azioni sono bugie che racconti a te stesso. Quando smetti di parlare di quello che farai e inizi a farlo, qualcosa cambia nell'aria. Le persone iniziano a prenderti sul serio, iniziano a vedere che le tue parole hanno peso perché sono sostenute da azioni concrete. C'è una differenza abissale tra chi dice «perderò 10 kg» e chi perde 10 kg senza dire nulla. Il primo viene dimenticato, il secondo viene rispettato. Non hai bisogno di annunciare al mondo i tuoi obiettivi, non hai bisogno di raccontare a tutti quanto sei determinato. Fallo e basta. Ogni giorno che mantieni una promessa fatta a te stesso, stai costruendo un carattere indistruttibile. Stai diventando quella persona che dice una cosa e la fa. Quella persona di cui ci si può fidare. Le azioni parlano un linguaggio universale. Non mentono mai. Non esagerano mai. Sono pura verità tradotta in realtà. Marco Aurelio regnava su un impero ma non si vantava. Governava con l'esempio. E la storia lo ricorda ancora oggi, non per quello che disse, ma per quello che fece. Ecco il paradosso. Più parli di quello che farai, meno probabilità hai di farlo davvero. Il cervello interpreta il parlare come un'azione completata. Ti dà la stessa soddisfazione dell'azione vera, ma senza i risultati. Chi agisce in silenzio accumula una forza invisibile. Ogni azione completata aggiunge un mattone alla fortezza del suo carattere. Ogni promessa mantenuta aumenta la sua autostima. Ogni obiettivo raggiunto in silenzio lo rende più forte. E quando finalmente i risultati diventano visibili, l'impatto è devastante. Le persone si chiedono: come ha fatto? Non me ne ero nemmeno accorto. Questo è il potere dell'azione silenziosa. Da oggi applica la regola del silenzio strategico. Per ogni obiettivo importante, raccontalo massimo a una persona di fiducia che ti supporta davvero. A tutti gli altri non dire nulla, semplicemente fai. Inoltre, sostituisci le dichiarazioni con domande. Invece di dire «inizierò ad allenarmi», chiediti «che esercizio farò oggi?». Invece di «perderò peso», chiediti «cosa mangerò a pranzo che mi avvicini al mio obiettivo?». Le domande spingono all'azione, le dichiarazioni creano solo rumore. Infine, tieni un diario delle azioni. Ogni sera scrivi 3 cose concrete che hai fatto per i tuoi obiettivi. Questo rinforza il pattern azione-risultato nel tuo cervello. Smetti di mendicare approvazione come un bambino.
Smetti di correre dietro all'approvazione degli altri come un cane affamato. La validazione esterna crea dipendenza. Ne vuoi sempre di più, ma non ti sazia mai. È un pozzo senza fondo che divora la tua autostima e la tua pace mentale. Seneca scriveva: «Ogni uomo è tanto infelice quanto crede di essere. Se credi di aver bisogno dell'approvazione degli altri per essere felice, sarai sempre alla mercé delle loro opinioni mutevoli. Ma ecco la verità che nessuno ti ha mai detto. Il tuo valore esiste indipendentemente da quello che pensano gli altri. Non è negoziabile, non è in vendita, non è in discussione. Viviamo in una società che ha fatto dell'approvazione un business. I social media misurano il tuo valore in like. Il lavoro ti valuta in base al giudizio dei superiori. Anche le relazioni sembrano una competizione per chi riceve più attenzioni. E tu corri dietro a questi numeri come un criceto sulla ruota. Posti una foto e controlli ossessivamente quanti like riceve. Dici qualcosa in riunione e cerchi l'approvazione negli occhi degli altri. Prendi una decisione e hai bisogno che qualcuno ti dica che hai fatto bene. Ma ecco cosa succede davvero. Ogni volta che cerchi validazione esterna, stai dicendo al mondo che non hai fiducia nel tuo giudizio. Stai comunicando che hai bisogno di loro per sentirti completo. E le persone lo sentono. Sentono quella disperazione. E inconsciamente perdono rispetto per te. Quando smetti di cercare la validazione, accade qualcosa di magico. Inizi a validare te stesso. Inizi a riconoscere i tuoi progressi, i tuoi successi, la tua crescita senza aver bisogno che qualcuno te lo confermi. Le persone sono attratte da chi non ha bisogno della loro approvazione. C'è qualcosa di magnetico in chi è completo, in se stesso, in chi non mendica attenzione o riconoscimenti. Epitteto, nato schiavo e diventato uno dei filosofi più rispettati della storia, sapeva questo. La ricchezza consiste non nell'avere grandi proprietà, ma nell'avere pochi bisogni. Il bisogno più inutile è quello dell'approvazione altrui. Pensa alle persone che ammiri davvero, quelle che consideri leader, innovatori, ispiratori. Quante volte li hai visti cercare disperatamente l'approvazione degli altri? Mai. Perché sanno che il loro valore viene da dentro. Inizia con l'esercizio della validazione autogenerata. Ogni sera scrivi 3 cose che hai fatto bene durante la giornata, indipendentemente da quello che hanno detto gli altri. Possono essere piccole vittorie. Hai mantenuto una promessa, hai aiutato qualcuno, hai resistito a una tentazione. L'importante è che tu le riconosca, le celebri, le valorizzi senza aspettare che qualcun altro lo faccia. Poi applica la regola del rimandare. Quando senti il bisogno di chiedere validazione, postare sui social, cercare complimenti, chiedere conferme, aspetta 24 ore. Spesso scoprirai che il bisogno svanisce e ti senti più forte per aver resistito. Diventa padrone del tuo autocontrollo. L'autocontrollo non è repressione, è libertà pura. Viviamo in un'epoca di impulsi immediati, di gratificazioni istantanee, di reazioni emotive. Ma chi sa controllarsi diventa invincibile. Marco Aurelio governava un impero, ma la sua battaglia più importante la combatteva dentro di sé ogni giorno. Scriveva: «Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza». L'autocontrollo significa non reagire a ogni provocazione. Significa scegliere la tua risposta invece di essere controllato dalle emozioni del momento. Significa essere il capitano della tua nave, anche quando il mare è in tempesta. Quando qualcuno ti insulta e tu non reagisci, stai dimostrando una forza che intimidisce. Quando qualcuno cerca di trascinarti nel dramma e tu rimani calmo, stai mostrando un livello di maturità che comanda rispetto. Seneca diceva: «Ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio». L'autocontrollo è l'inizio della tua vera forza. Non è facile, richiede pratica quotidiana, ma ogni volta che scegli la calma invece della rabbia, la pazienza invece della fretta, la saggezza invece dell'impulso, stai costruendo un carattere indistruttibile. L'autocontrollo è il superpotere dei tempi moderni. In un mondo che ha perso la testa, chi mantiene la sua diventa un leader naturale.
Resta costante anche nel silenzio. La costanza nel silenzio è il segreto di ogni grande realizzazione. Il mondo ama il rumore, ama i risultati immediati, i successi istantanei, le storie virali, ma tutto ciò che vale davvero viene costruito nel silenzio, giorno dopo giorno, quando nessuno guarda. Epitteto insegnava: nessun grande è mai esistito senza un po' di follia. La follia di continuare quando tutti hanno smesso. La follia di credere quando tutti dubitano. La follia di lavorare quando tutti si riposano. La costanza nel silenzio richiede una fede incrollabile in te stesso. Significa fare il lavoro anche quando nessuno lo vede, anche quando nessuno lo apprezza, anche quando i risultati tardano ad arrivare. Ma è proprio in questo silenzio che si forgia il carattere, è nel buio che cresce la forza, è nella solitudine del percorso che si costruisce la grandezza. Marco Aurelio scriveva i suoi pensieri più profondi di notte, da solo, senza l'intenzione di pubblicarli. Eppure quei pensieri sono diventati immortali, perché la verità nata nel silenzio risuona per l'eternità. Quando rimani costante anche quando nessuno guarda, stai costruendo qualcosa di indistruttibile. Stai diventando quella persona su cui si può contare sempre, in ogni circostanza. La costanza silenziosa non cerca applausi, cerca risultati, e i risultati parlano più forte di qualsiasi ovazione. Questi non sono trucchi psicologici. Questa è saggezza antica applicata alla vita moderna. Quando padroneggi queste 7 azioni silenziose, non hai più bisogno di lottare per il rispetto. Lo attiri naturalmente. Non hai più bisogno di chiedere di essere valorizzato. Il tuo valore diventa evidente. Marco Aurelio, Seneca, Epitteto, filosofi che hanno affrontato guerre, esili, schiavitù, ci hanno lasciato la mappa per una vita di dignità e forza. Tu non sei qui per chiedere permessi, sei qui per essere rispettato. E il rispetto non si chiede, si guadagna, in silenzio, con la costanza, con la dignità. Il mondo ha bisogno di persone così. Il mondo ha bisogno di te. Smetti di nasconderti. È il tuo momento. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.